Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere un prodotto che di solito non portiamo sul canale perché non è un canale di cucina, però sapete che anche io sono un camperista, faccio mobilità, mi piace sfruttare magari l'energia accumulata nelle power station eccetera, e tra l'altro mi serviva per fare anche dei test, quindi ho cercato di procurarmi una piastra, un piano induzione portatile, ma che vedrete si può usare anche a casa, che fosse interessante da proporre anche sul canale perché offre varie possibilità. Perché ho scelto questo piano che si chiama una marca KPUI, non so come si dice, perché ho visto che era uno dei pochi completamente regolabile. Arriva fino a 2000 watt, ma possiamo abbassarlo fino a poche centinaia di watt per usarlo anche con power station molto piccole. Power station, per chi non segue il canale non è pratico, sono degli accumuli portatili che magari possiamo portarci dietro in camper per avere 230 volt che carichiamo col pannello e con le quali alimentiamo un piano induzione per cucinare in giro senza gas. Questo è il concetto generale. Questo piano induzione costa anche poco, costa 79 euro, quindi ve lo propongo perché secondo me è molto interessante. Io vi anticipo già che mi ci sono trovato bene qui a casa perché ogni tanto spadello non avendo ancora il piano induzione fisso nella cucina, o lo uso per fare il test con le power station, ma uno è diventato fisso sul camper perché da usare in mobilità con una power station è veramente comodo. Ora non perdere il tempo, mi raccomando però iscrivetevi al canale che non costa 79 euro, costa proprio zero. Giuro è gratis, così mi aiutate a farlo crescere, rimanete connessi e porteremo prodotti sempre più interessanti. Buon video, procediamo con lo spacchettamento. Allora, eccola qua, vi arriva una scatola, in questo caso consegnata con DHL perché viene spedita direttamente dall'estero, credo dalla Germania, vediamo un po', sì, Germania, fino a 2000 watt, pesa 2,6 kg, 330x95x40, un pezzo, niente di particolare, facile da usare, tutti i vari programmi, touch control, blocco di sicurezza eccetera. Apriamola. Ok, eccola qua, sicuramente il piano che riflette la luce non è il massimo, ma senza luce non vediamo nulla, quindi ci becchiamo il riflesso. Dimensioni reali: larghezza 29, lunghezza 36, altezza 7 cm. Non è molto ingombrante, non sarebbe stato male avere una borsa, una sorta di trasportino o qualcosa perché è facile usarla in mobilità, però tant'è. Vi ricordo che esiste singola o esattamente uguale ma doppia. Attenzione, superficie che potrebbe bruciare, 2000 watt, induzione, questo è il piano dove mettere la vostra pentola, blocco, timer, meno, più, funzioni on off, niente di che. Parte sopra in vetro di buono spessore, poi abbiamo tutta questa cornice grigia intorno di plastica. Caratteristiche della macchina: questo adesivo un po' posticcio appiccicato dietro, il marchio c'è però bisogna poi capire bene se effettivamente ha superato delle prove. Se vedete qui dalla griglia, non so se si vede in telecamera, si intravede l'induzione lì in mezzo. Qui ventola di raffreddamento, piedini in plastica, non sono in gomma, tutta la parte posteriore in plastica, né molto croccante né molto robusta, una via di mezzo. Poi abbiamo il cavo con spinasciuco, non è troppo fine ma neanche troppo spesso, comunque per i 2000 watt che deve tirare verosimilmente un 1,5, vediamo se riusciamo a leggerlo. No, è un 2x1, è un 2x1 senza terra, completamente isolata, è lungo però 1,5 metri, quindi non cortissimo. Va bene, proviamo ad accenderla. Allora, accensione. C'è un LED dietro il tasto touch e inoltre viene scritto qui on. Allora, abbiamo più o meno funzione, parte la ventola 1200, va in errore perché non c'è nulla. Ok, vedete che anche dopo averla spenta comunque continua a girare la ventola, che è abbastanza rumorosa, chiaramente aspira e manda l'aria all'interno. Vediamo per quanto tempo continua a girare e io intanto vado a procurarmi un pentolino con l'acqua. Allora, col tasto funzione semplicemente possiamo alzare la potenza fino a 2000 o abbassarla fino a 200 e regolare la temperatura da 40 gradi a 240 gradi. Quindi ipotizziamo una temperatura di 120 gradi con una potenza di 1200,
l'acqua inizia a scaldare, saliamo di potenza, la mettiamo a 2000, se vogliamo saliamo anche di temperatura, in automatico alzando la potenza sale anche la temperatura impostata. Lei intanto sta lavorando, la ventola c'è, fa rumore, c'è anche un minimo di vibrazione, ma è abbastanza tollerabile. Poi abbiamo il timer, è espresso in minuti, non abbiamo i secondi, quindi mettiamo 1 minuto, l'acqua intanto sta scaldando, inizia a bollire, vediamo se tra 1 minuto si arresta. Vedete che man mano che la piastra a induzione si scalda può anche aumentare la velocità della ventola. Il timer ha staccato tutto, l'acqua intanto bolle, quindi direi che fa tutto quello che deve fare. Allora riaccendiamola, appena viene accesa la piastra, finché non viene data una temperatura o una potenza non parte, anzi dopo un po' si spegne e continua a raffreddare. Vediamo come funziona il lock. Tenendolo premuto si blocca, quindi nessuno può fare nulla. Ora svuoto l'acqua, facciamo una prova, vediamo magari a metà potenza, a 1000 watt, quanto ci mette a far bollire un pentolino d'acqua. Il pentolino di acqua fredda nuovamente, accendiamo, impostiamo 1000 watt, facciamo partire il cronometro. 1000 watt, come temperatura lasciamo 240 gradi, vediamo a 1000 watt quanto tempo ci mette. 1000. 15 secondi, lasciamolo andare, vediamo quanto tempo ci mette a far bollire un pentolino d'acqua. Qui, se non mangiate tanto, ci starebbero, penso, 2 porzioni di pasta da 70 grammi, che sarebbe il minimo sindacale, no? Ok, inizia a fare le bollicine, siamo a 2 minuti. Ok, 6 minuti e 15, l'acqua bolle anche a 1000 watt. Chiaramente dopo averla usata non è calda al tatto che ti bruci, però la parte che rimane a contatto con la pentola, che a sua volta si scalda, diventa un po' più calda. Abbiamo ad esempio in centro adesso una temperatura di circa 40 gradi ed è già passato diciamo 1 minuto o 2, quindi comunque dopo aver usato un piano induzione, anche se non scalda direttamente la mano come una fiamma viva, fate attenzione perché la superficie del vetro comunque potrebbe essere calda e ce lo ricordano, giustamente, perché uno magari non ci pensa. Vi faccio adesso vedere come si comporta collegato direttamente a una power station, la prima che ho trovato, per farvi capire i watt che consuma e le percentuali di ricarica che eventualmente mangia dalla vostra batteria. Ok, piano induzione acceso, in questo momento è a 0 watt, impostiamo una potenza iniziale di 1000 watt, vedete che poi realmente ne tira 900, possiamo anche salire a 1500 e abbiamo un consumo in uscita di 1400 watt, possiamo portarla al massimo a 2000 watt di potenza della piastra, che in assorbimento su una macchina sono circa 1530 watt. Vediamo quanto ci mette, vediamo come si comporta in erogazione. Man mano che sforza, diciamo, il piano induzione aumenta la velocità del suo raffreddamento interno. L'acqua intanto bolle, si potrebbe già buttare la pasta, abbiamo fatto fuori il 7 e l'8% del nostro accumulo, potremmo continuare la cottura e poi ricarichiamo magari la power station con un pannello portatile e quindi abbiamo cucinato mediante un piano induzione elettrico in completa autonomia. Chiaramente mentre il piano induzione sta lavorando, se togliamo il carico induttivo dopo alcuni secondi va in errore. Attenzione, perché in questo momento abbiamo una superficie che è nel punto più caldo quasi a 100 gradi, quindi la parte in vetro rimane calda per un bel po'. Attacchiamo l'uscita AC, ora mettiamo l'acqua, quindi a 200 watt riusciamo a scaldare perché tira 230 watt, proviamo a salire a 500 watt, lei arriva a 490, il suo massimo è 600, proviamo a salire a 600 watt di potenza che corrispondono a 585 tirandoli direttamente sulla power station. Con una potenza di 600 watt riusciamo a cucinare. Proviamo ancora a salire qualche step, andiamo in overload,
quindi no. A 600 watt di potenza sulla piastra riusciamo a cucinare perché ne tiriamo 5,80 costanti dalla Power Station e lei ce la fa senza problemi. Proviamo a far bollire l'acqua, vediamo quanto ci rimane di residuo di percentuale di batteria. Ok, l'acqua sta iniziando a bollire, siamo ancora all'85%. Ok, acqua che inizia a bollire, sta fumando, abbiamo ancora il 65% di batteria. Ore 10:09, tempo di cottura di una pasta normale 10 minuti, vediamo se arriviamo alle 10:20 con la batteria. Ok, l'acqua intanto continua a bollire, sono le 10:21, abbiamo ancora il 14%, quindi diciamo che comunque il piatto di pasta riusciamo a farlo. Poi spegniamo la Power Station, magari col pannello portatile la ricarichiamo e abbiamo di nuovo energia per fare qualcos'altro. Ma chiaramente possiamo usarlo anche tranquillamente in casa, se magari abbiamo una piccola Power Station con cui accumuliamo, non so, 1 kWh di energia per cucinare gratis. Anche su una cucina basta avere una presa vicino, presa da 16 A, linea da 2,5, mi raccomando. Con una potenza di 700 watt impostata riusciamo a fare una cottura che è simile a un medio basso di un fuoco tradizionale. E chiaramente possiamo andare avanti a cucinare quello che vogliamo. Ho appena scartato una pentola perché queste col fondo in alluminio non funzionano. O casseruole in acciaio così, oppure padelle antiaderenti, ma apposta per il piano a induzione. Lo svantaggio, chiaramente, avete la tele con un volume normale, il rumore della ventola del piano a induzione è chiaramente presente. Abbiamo capito che chiaramente ci vanno le padelle idonee, se dovete cambiarle tutte magari diventa una spesa, se avete già qualcosa col fondo in acciaio o padelle predisposte per il piano induzione riuscite a sfruttare un po' quello che avete, altrimenti quelle di alluminio o altre tipologie non compatibili sono da eliminare. Ma adesso magari vi chiederete ma visto che non funziona l'alluminio, come facciamo a fare il caffè se vogliamo fare la nostra cara moka? E ho scoperto che ad esempio Bialetti fa la caffettiera apposta per il piano induzione, quindi proviamo anche la caffettiera per piano induzione. Perfetto, cosa troveremo dentro? Suppongo una caffettiera. Eccola qui. Dunque chiaramente non è tutta in alluminio come le moche a cui siamo abituati, perché la parte sopra è sì in alluminio, quindi una vera caffettiera come quelle tradizionali. Si chiama Moka Induction, è verniciata di nero, tutta questa scritta e grafica è serigrafata di grigio. Abbiamo il pomello superiore diverso da quelle tradizionali in plastica e il manico che però sembra bello robusto. Abbiamo il solito sistema con filtro e guarnizione. Quello che cambia è la caldaia, diciamo la parte che scalda l'acqua, perché abbiamo l'acciaio, qui ci sono tutti i marchi del fatto che funzioni su piano induzione. Vano per l'acqua che però internamente sembra diverso, non è proprio acciaio. Se riuscite a vedere dentro sembra comunque alluminio, adesso non so di preciso di che materiale sia, però quello che ci interessa è che funziona la parte dell'induzione. Poi abbiamo il contenitore per il caffè che è leggermente diverso dal solito, anche questo non è in alluminio ma mi pare proprio acciaio. Una bella lavata chiaramente al primo utilizzo, il primo caffè farà schifo, ma comunque proviamo a farlo per vedere come funziona. Ok, caffettiera pronta, la mettiamo sul fuoco, uno non troppo grosso perché la fiamma non deve mai superare la base ma deve stare all'interno della circonferenza della stessa, e vediamo quanto ci mette. Ok, sta iniziando a uscire. Ok, uscito tutto, possiamo spegnere. Questo è il tempo necessario sul gas, adesso facciamo la controprova sul piano induzione. Lo prepariamo insieme al volo. Dunque il caffè tu mi insegni che va messo col cucchiaino senza pressarlo, ma bisogna fare la montagnola, giusto? Una roba del genere. Stringiamo bene, la mettiamo al centro. Qui chiaramente non abbiamo il problema della fiamma libera che non deve oltrepassare la base, quindi possiamo metterla tranquillamente al massimo.
sta già uscendo. Ecco, magari se non volete che esploda in fase terminale abbassate un pelino a 1500. Spegniamo pure perché il caffè è arrivato. È proprio il caso di chiamarlo caffè al volo perché ci mette pochissimo. E voilà, la ventola gira fin quando il piano induzione, la parte di sotto, non si è raffreddata correttamente e poi si ferma da solo. Bene, di tutto quello che avete visto nel video vi lascio i link in descrizione per gli acquisti direttamente su Amazon. E questo è tutto. Se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando rimanete connessi e noi ci vediamo al prossimo video diretta il giovedì sera, o se passate al negozio a Torino vi offro un caffè. Ciao a tutti, grazie da Massi Dattoli.